Sì! 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 Finisce qui! Inter batte Benfica 1-0, la decide Marcus Thuram. Che faticaccia, Simo, ma che risultato bugiardo. Che risultato bugiardo, permettimelo, perché l'Inter ha strameritato di portare a casa questo risultato fondamentale, perché oggi bisognava indirizzare il girone di Champions. L'Inter lo fa con una vittoria importantissima, una vittoria che soprattutto nel secondo tempo ci va super stretta per quello che abbiamo visto. Un secondo tempo in grande crescita da parte dell'Inter, che ha controllato, ha sprecato, ha sbattuto nuovamente sul muro Trubin, che sapevamo essere un gran portiere, che forse contro l'Inter tira fuori anche qualcosina in più. Risultato assolutamente bugiardo per quello che si è visto, per un Inter che ha dimostrato di essere, secondo me, ancora una volta superiore a questo Benfica. 1-0, ennesimo clean sheet. Stavo leggendo già delle statistiche con l'Inter che chiude con un 3.46 di expected goals a 0.26. 0.26 è roba da Juve. Passami la battuta. E quindi grande vittoria, che porta l'Inter a 4 punti in questo girone, dove la Real Sociedad, che in tanti davano per squadra materasso, ha battuto il Salisburgo 2-0, quindi in vetta oggi ci sono Real Sociedad e Inter, con il Salisburgo a 3 punti, il Benfica a 0. Prossime 2 partite l'Inter affronta il Salisburgo in casa e fuori, quindi è una partita fondamentale. L'Inter, Simo, secondo me l'ha gestita con la giusta tranquillità. Peccato solo per le varie occasioni da gol fallite, anche per merito degli avversari, che però sono stati inferiori, secondo me. Ma guarda, questa partita si riassume molto con la prima cosa che hai detto, e cioè che il risultato è bugiardo. Ed è una partita che mi lascia molto contento, perché il primo tempo eravamo qui a commentare all'intervallo dicendo l'Inter ha creato tanto e non ha concretizzato in molte occasioni, ha proprio sbagliato la lettura di cosa fare, come giocare magari l'ultimo passaggio, eccetera, e il Benfica aveva fatto pochino. C'erano tutti i presupposti a livello teorico per una ripresa dove l'Inter pian piano inizia a calare, il Benfica inizia a venire fuori e poi non sai mai come va a finire. Al contrario, l'Inter comincia, i primi 15 minuti secondo me sono al limite della perfezione, soprattutto sulla corsia di sinistra, dove l'Inter trova sempre più spazio e sempre più dialoghi di qualità tra Di Marco, Bastoni, anche Barella spesso viene di qui ad aiutare, e la partita si conclude 1-0 con un Inter che di fatto, come hai detto bene, si è schiantata contro un Trubin quasi insuperabile, quasi perché prende un gol, ma per il resto è stato veramente insuperabile. Una partita che si finiva 3-0, nulla da dire, il Benfica nulla di cui rammaricarsi. Nella ripresa, se nel primo tempo il Benfica era stato poco pericoloso nella ripresa, il Benfica davanti non è esistito. Sommer ha fatto l'unica parata al 92esimo su un colpo di testa. Beh, c'era stata una grande parata nel primo tempo, aveva fatto un gran bel intervento. Sì, poi nel secondo però dico, a livello di volume l'Inter meritava di vincere almeno di 3 gol di scarto. Purtroppo secondo me sono rimasti ancora alcuni errori anche di nostra responsabilità su alcuni gol, però più di così, per i presupposti che tu in una partita di calcio puoi creare, non si può chiedere nulla. Si può chiedere di più chiaramente a livello di concretizzazione, perché poi se tu puoi vincere 3-4-0 e vinci 1-0 è evidente che qualcosa sia mancato, però in termini di prestazione benissimo. Sì, che poi in termini di concretizzazione a me dispiace, perché per esempio Dumfries oggi secondo me pagherà a livello di valutazione per degli errori, soprattutto l'ultimo di testa abbastanza clamoroso. Lautaro Martinez, io sicuramente sto già leggendo e leggerò tanti commenti secondo me contro Lautaro Martinez, perché ha avuto delle buone occasioni, ma il colpo di il tiro al volo che sbatte sulla traversa è questione di centimetri. Si smarca Trubin, Otamendi gli fa un grandissimo intervento, e poi altre 2 occasioni Trubin gli ha fatto 2 grandi parate, per cui per me Lautaro Martinez oggi ha fatto una signora partita. Gli è mancato il gol, leggerò tantissimi commenti. Io mi preoccuperei di più quando Lautaro non ce le ha quelle occasioni o non ci arriva ad averle, mentre quando va così comunque lo ritengo una prova positiva. Secondo tempo, uno dei migliori secondi tempi, una delle migliori prestazioni dell'Inter in stagione, probabilmente, per quella che è stata la mole di gioco prodotta e per quella che è stata
Anche il palo ha preso, esatto, assolutamente sì, come sto leggendo in chat. E a livello proprio di rendimento di occasioni da gol, di come anche si è arrivati a creare le occasioni da gol, ho visto davvero una grande Inter nel secondo tempo, una dimostrazione di forza. Soprattutto, Simo, io nel primo tempo avevo fatto questa domanda che poi ho girato alla chat e in tanti mi avete risposto che eravate d'accordo con me. Notavo che c'era sì la voglia di andare a vincere, ovviamente, la voglia di andare a conquistare questa partita, di sbloccarla prima possibile, però non è mai subentrata quella frenesia di sbloccarla, nonostante sapevamo che questa era una partita da vincere per tantissimi motivi, perché dobbiamo cercare di indirizzare il girone prima di arrivare a quella fase di novembre-dicembre dove si giocheranno tante partite di campionato. Io non ho mai visto un Inter con la frenesia di andare a tutti i costi a prendere a fare quel gol, cosa che spesso l'anno scorso poi ci portava anche a, ecco, dopo una serie di errori cosissimo, se io ripenso alle notti con lo Shakhtar o col PSV Eindhoven, lì si entrava nella psicosi ad un certo livello. Oggi invece secondo me è rimasta la consapevolezza del dai che tanto lo facciamo, e questo secondo me è forse la più grande eredità e il più grande segnale di crescita, l'eredità della scorsa stagione intendo. Guarda, scavando un pizzico più in profondità rispetto al giudizio generale che abbiamo dato, questa è una delle più belle notizie, secondo me, di questa partita. Perché è inevitabile che quando tu crei così tanto e non trovi il gol, anche fisiologicamente, anche se tu, diciamo, consciamente sei convinto di non volerlo fare, un pochino inizi ad essere un po' più frettoloso nelle giocate, un po' più ansioso, tra virgolette, e un altro dei limiti che l'Inter ha avuto in questi anni non solo diventava imprecisa nelle giocate, ma secondo me tendeva anche un po' fisiologicamente a portare avanti sempre più uomini e a esporsi sempre di più ai contropiedi. L'Inter oggi le redini della partita le ha tenute dal primo al 90° quasi ininterrottamente, soprattutto in quella fase lì, soprattutto nella ripresa, quando comincia meglio ancora del primo tempo, ancora la gara non si sblocca e, come hai detto tu, non perde lucidità, ma soprattutto non soprattutto, in aggiunta non si sbilancia, non va con troppi uomini avanti, non dà al Benfica la sensazione di dire ok, mi devo coprire, però posso anche colpirti in contropiede. No, il Benfica davanti è sparito nel secondo tempo. Quindi, ripeto, è un 1-0 che mi dispiace che rimanga 1-0, perché se fosse stato 3-0 sarebbe rimasta più nella mente di tutti sta partita, che però l'Inter secondo me ha giocato benissimo, soprattutto nella ripresa naturalmente. Ringrazio Matteo Verda. Matteo, grazie di cuore. Gli ultimi 15 minuti li ho vissuti tutti in apnea, risultato fondamentale. Sì, sono d'accordo, nel senso in apnea più per l'ansia del può scapparci la mischia, Otamendi che si butta, eccetera, che di reali pericoli corsi, secondo me. C'è stato un pericolo dove però Cialanoglu ha fatto un grandissimo recupero, ma era in fuorigioco, quindi comunque non sarebbe stato regolare. Però sì, ovviamente è un po' la tensione dell'1-0, quindi l'unica nota negativa è ecco, il non aver raddoppiato, però ti scontri con degli avversari. Grazie Matteo, grazie di cuore. Ringrazio anche Angelo, Pavard migliore in campo, e adesso parliamo anche dei singoli, e su Pavard io sono d'accordo. Per me Pavard, ne parliamo a parte, grazie Angelo. De Pica Pica, grazie mille anche a te come sempre per il post partita, meno male è sembrata un'eternità. Sono tornate un po' di quelle partite col finale da batticuore, quindi anche questa ci ha tenuti lì fino all'ultimo. Danny, grazie Danny. Grazie di cuore, mitico Danny. Mandaci anche un messaggio se vuoi. Simo, poi le pagelle le faremo a parte. Un Inter che chiude ancora con la porta imbattuta, fase difensiva secondo me quasi perfetta. Oggi io in questa partita ero curioso di vedere anche l'Inter in fase di costruzione, perché questo Benfica secondo me è cambiato, ma non troppo rispetto alla scorsa stagione. Si è dimostrato comunque per me più pronto al confronto con noi e più forte rispetto a quello che abbiamo affrontato in casa loro all'andata dei quarti l'anno scorso, però pur facendo un pressing non asfissiante ma comunque alto, siamo usciti sempre bene, con qualche errore, qualche piccola sbavatura di tanto in tanto, però tendenzialmente ho visto un passo avanti dall'Inter nella costruzione dal basso e nella protezione dell'area di rigore della porta. Ho visto un Inter che ha fatto un passo in avanti, e io non voglio essere ingeneroso nei confronti degli altri, ma secondo me c'è tanto di Pavard in questo passo avanti della difesa.
Pavard non ha sbagliato una singola giocata da quando è arrivato all'Inter e tutto il reparto difensivo secondo me di questo ne ha beneficiato. Beh, nella giornata di oggi si era rincorsa questa voce che potesse non giocare e molti tifosi, io compreso, legittimamente eravamo sorpresi e un po' infastiditi, non tanto perché si voglia criticare Darmian, nessuno se lo sognerebbe mai, ma perché queste sono le partite di Pavard e ce lo ha dimostrato oggi. A livello proprio di status è anche un giocatore che credo anche ai suoi compagni dia una certa serenità. Io credo anche, tra l'altro, lo dicevi spesso anche tu, che Pavard non sia ancora, diciamo, arrivato al punto da essere perfettamente integrato. Mi traduco, a livello offensivo sta ancora mancando Pavard, non sta facendo i bastoni, un po' perché evidentemente sono quelle le indicazioni, un po' perché magari essendo all'inizio, sai, come dicevi spesso anche per Thuram, ti concentri molto su quello che devi fare a livello di movimenti eccetera e ti senti magari meno libero nell'essere un po' più coraggioso, ma arriverà con il tempo. Però è un giocatore fenomenale, il palmarès di un ragazzo di 27 anni lo dimostra, non ne ha 35, ne ha 27, ha già vinto praticamente tutto e credo che sia uno di quei giocatori su cui va bene le rotazioni, valgono per tutti, però Pavard è uno di quelli che secondo me merita non tanto di ruotare meno perché è Pavard, ma perché sono tante partite in cui di uno come Pavard hai bisogno. E fa parte dei Lautaro, dei Barella, ne fa già parte di quel gruppo lì. E quindi queste gare non può non giocarle, molto banalmente. Dai ragazzi, Pavard è un giocatore che se domani c'è una finale di Champions, lui la gioca. E quindi una finale mondiale, lui con la Francia probabilmente la gioca e deve giocare, dai. Pavard è un fenomeno, scrive la nostra Rita, santo subito, grazie a te Rita per la super chat. Super prestazione di Mkhitaryan, secondo me, grande prestazione anche di Mkhitaryan in mezzo al campo. E Çalhanoğlu l'ho visto in ripresa, io do un voto molto alto anche a Lautaro Martinez, senza alcun dubbio, perché secondo me ha fatto una grande partita anche lui. Simo, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro su questa partita, poi approfondiremo ulteriormente anche domani, sicuramente nella clip a parte. No, dico solo che faccio fatica a darti un migliore in campo perché hanno giocato talmente bene tutti che veramente in questo momento non saprei indicarti un nome, però tutti molto bene. Chiudiamo qui allora la clip, fatemi sapere allora nei commenti chi è stato il migliore in campo secondo voi, aspetto il vostro voto nei commenti, poi a parte troverete anche le pagelle ovviamente. Clic sul tasto iscriviti per non perdere neanche uno dei nostri contenuti e vi ricordo di fare un salto su passioninter.club, mi raccomando, per supportare il nostro progetto.